Giulio, sai perché sono veramente felice di avere questo amplificatore? Perché Sì. farò una battuta, è molto intonato. Perché è un Canon. Esatto. Mi è piaciuto. No, Allora. ci penso la notte. Certo, Ci penso la notte. assolutamente. Sì, Potreste immaginare che dal video della prova di queste Opera Quinta V2 non è cambiato niente? E avreste ragione. Esatto, non è cambiato niente. Nel senso che oggi vi parliamo Dell'amplificatore. La volta scorsa, perché così saranno le uscite, vi abbiamo parlato di questo, questa volta vi parliamo del Canor. Ci siamo lungamente posti la domanda se per provare il Canor cambiare diffusori, mettere le Vivid, ma andava talmente Esatto. francamente non ci abbiamo avuto voglia di fare spostamenti perché è proprio un gran bell'andare. Allora, Virtus i2, Sì. che è un amplificatore integrato a valvole con 4KT88. Perfetto. Ok? Non vi diciamo altro. Subscribe, campanella, seguiteci a tra poco. Ciao. Ciao. Pesa. Pesa tanto. Canor è un'azienda che è tanti anni che è sul mercato. Dal 95, quindi sono Tanti anni. Neanche 25, 95, sono 30 anni. sono 30 anni, sì, 30 anni. In Italia è distribuita da poco, Sì. e quindi è relativamente poco conosciuta. Certo, non è facile farsi un nome quando in un territorio sei poco distribuito, Certo. cioè non sei distribuito. E quindi Azienda slovacca, giusto? azienda slovacca che adesso ha la fabbrica Presov, Preso. quindi 80 dipendenti, 80.000 metri quadrati Una di fabbrica di fabbrica, una certa grandezza, insomma, non è proprio una realtà piccolina. che tra l'altro fabbrica e produce anche per altri. Quindi c'è una sezione che si occupa di fare OEM, prodotti esatto, OEM. esatto, OEM, bravissimo. Dunque, questo è un integrato valvolare, quindi ne abbiamo visti diversi altri, ad esempio il Copland CTA 407, 7, ecco, con le sigle vado sempre malissimo. anche il Musashi per esempio, Anche il Musashi, certo. il Prima Luna, ne abbiamo visti parecchi. Ne abbiamo visti parecchi e questo qui ha una interessante possibilità di farlo funzionare secondo due modalità diverse, Esattamente. cioè a triodo e in ultralineare. Esattamente. In ultralineare sviluppa No, in ultralineare 40 40 watt. in triodo ne sviluppa 20. La Poi metà. vedremo in sala d'ascolto quali sono le differenze, perché differenze ce ne sono cospicue. Dal punto di vista timbrico ce ne sono cospicue, sì, suonano in maniera differente. E certo, dal punto di vista del pilotaggio stiamo ragionando di un dimezzamento della potenza utile, certo. quindi comincia a essere interessante e importante tenere d'occhio l'abbinamento con i diffusori, perché se mettete dei diffusori poco efficienti con 20 watt Esatto. non andate granché Bravo, lontano. qui ce l'abbiamo fatta e ha avuto senso lasciare queste casse perché sono 91 dB e quindi ci hanno permesso agevolmente di provare entrambe le configurazioni. Molto interessante la possibilità di affiancare un altro amplificatore uguale a questo, Sì. e quindi metterli a ponte e fare con uno la parte di preamplificazione e uno dei due finali e con l'altro il secondo finale, e quindi raddoppiare la potenza di uscita. Dunque, dal punto di vista della versatilità, Sì. parliamo di un amplificatore che fa di mestiere l'amplificatore linea e basta. Analogico puro. Quindi non c'è un DAC, non c'è Fono. non c'è il prefono, quindi in quei casi lì bisogna comunque fare affidamento su delle unità esterne. Esatto. Ci sono soltanto degli ingressi linea. Esatto, e non è possibile cambiare le valvole con altri tipi di valvole, quindi ci sono KT88, ci devi mettere le KT88. In quanto tali te le tieni. C'è la solita possibilità che troviamo spessissimo negli amplificatori a valvole dell'uscita dei diffusori per 4 e per 8 ohm. Esatto, che è normale in un amplificatore a valvole col trasformatore di uscita, quindi vi potete anche sbizzarrire, non è detto che se le casse sono per forza 8, sono 8, dovete usare per forza l'uscita 8, potete provare anche la 4 e viceversa. Dal punto di vista estetico
È veramente un oggetto bellissimo. Io non credo che, per quanto ci impegneremo, la qualità del video sarà in grado di trasmettere veramente la bellezza della realizzazione. Questa parte diciamo di lavorazioni metalliche del cabinet sono veramente straordinariamente belle. Così come bellissimo è il pannello frontale con questo grande display. E devo dire, Canor questa caratteristica del display a punti giallini ce l'ha oramai da diversi anni. Sì. Però veramente gli viene bene. Bene, ed è molto intelligente perché tanto non serve il display OLED, parliamoci chiaro, non serve, e in questo modo tu vedi il livello del volume anche da molto lontano. Sì, ecco, veramente anche io senza occhiali riesco a leggerlo. Il livello del volume e naturalmente l'ingresso selezionato. Esattamente. L'apparecchio è munito di un bel telecomando metallico che ha anche la possibilità di funzionare per l'eventuale lettore di CD della Canor, e poi c'è questo strepitoso controllo di volume. Esatto, che poi vedremo meglio nello sventramento, che dal punto di vista del bilanciamento meccanico è perfetto perché si gira con una velocità incredibile. Io questa cosa qua non l'ho mai vista. Mai vista. Non mi è mai assolutamente capitato. E non so se i microfoni sono stati in grado di captarlo, ma si sente questo concerto di relè. Di relè che poi però facciamo sentire nello sventramento per bene, anche perché io già l'ho aperto. Certo. E quindi nel nuovo corso è irrefrenabile. E altre cose da dire? Ah sì, che è disponibile anche in versione nera. Ma io la preferisco così, sinceramente. Allora, in nero risalta molto il display, questo sì, questo col nero risalta molto il display. Questa è veramente, sì, anche a me piace molto, devo dire. Io già so tutto, ma andiamo allo sventramento. Andiamo allo sventramento. Sono pronto. Ciao. A dopo. Giulio, ci sei? Siamo di nuovo con il come al solito cominciamo con la griglia che mi piace tanto. Ti piace tanto, eccola. No, ma perché il coperchio è tutto in alluminio, lavorato molto bene, sì, con questa griglia nera, guardate che meraviglia, quindi sì, ne valeva la pena. Giusto. Poi volevo far vedere la scatola accessori, sai perché? Scatola accessori, eccola. Però aspetta, prima c'è questo splendido Torx, sì, compreso nel prezzo, va bene, che però gli dovrò restituire. E poi scatola accessori che metto qui, va bene? Sì. Ci sono un sacco di indicazioni, un sacco di cose, ma soprattutto, vedi, le 4 valvole che vanno messe, tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, questi sono gli adesivi che sono apposti sulle valvole in modo da non sbagliare, perché ognuna deve andare nel suo slot. La prima particolarità che ha questo amplificatore è questa scheda di alimentazione, trasformatore a basso rumore, schermato molto bene, tutto quello che vogliamo, ma la cosa più particolare sono questi 3 transistor che alimentano uno di questi avvolgimenti del trasformatore. Vediamo che c'è scritto 250, 240, 230. Ok, questo fa l'autosensing della tensione di alimentazione del prodotto e sceglie l'avvolgimento migliore da utilizzare per il trasformatore. Quindi questo dà la massima garanzia della migliore tensione di uscita e quindi di una maggiore stabilità di funzionamento. Io accendo adesso l'apparecchietto, ecco, e eccolo qui. Il LED lampeggia, tic, 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 poi tra un po', magari ci torniamo tra poco, quando si sarà stabilizzato, il LED lampeggerà più lentamente, perché vuol dire che la macchina ha finito il ciclo di stand-by e ha scelto la tensione di alimentazione che più gli piace, l'avvolgimento del trasformatore che più gli piace. Ok? Veniamo poi qua dietro dove io ho tolto questo schermetto qui, ok? E qua c'è la scheda degli ingressi che sta qua sotto,
quindi con i relè di selezione degli ingressi, e invece qua sopra c'è la scheda di regolazione del volume. E infatti se io agisco possiamo sentire questi 6 relè, che sono 6 a canale, che cambiano i loro, esatto, commutano in modo da trovare la giusta combinazione secondo la posizione della manopola del volume. Ok? Molto fatto veramente bene. Questo poi sono i cavi che, una volta che è stato selezionato l'ingresso, regolato il volume, entrano dentro la board dell'amplificazione vera e propria. Ok. Dove notiamo questa lattina di Coca-Cola o di birra, quello che uno preferisce, che è il singolo condensatore di filtro di alimentazione, che è 2200 microfarad, che potrebbero sembrare pochi, ma che sono tantissimi se si fa riferimento alla tensione, perché è 500 volt. Quindi non sono come i soliti 63 volt, 35 volt dei condensatori ai quali siamo abituati con i transistor, perché le valvole funzionano con una tensione molto più alta, in questo caso intorno ai 450 volt. Ok, poi possiamo vedere il famoso stampato con tecnica CMT. Ne vuoi parlare tu, caro Giulio? Ma allora questa è una tecnica che si è inventata la Canor, che da un certo punto in poi ha cominciato a prodursi le PCB in casa. Come potete vedere, la PCB ha delle ampie forature e delle ampie feritoie. Vedete, qui le sto inquadrando qualcuna, qui ne sto inquadrando delle altre. La logica sostanzialmente qual è? È quella di ottenere i vantaggi di un cablaggio in aria, quindi privo della PCB, ma mantenendo invece il vantaggio dato dalla PCB della ottimizzazione dei percorsi di segnale e della brevità dei percorsi di segnale. Quindi è un brevetto della Canor finalizzato sostanzialmente ad ottenere il meglio delle due tecniche di costruzione, quella in aria e quella su PCB. Perfetto. Poi ci sono degli schermi, che sono questi, che qualcuno di voi ricorderà nei TV dei nostri nonni, e questi sono schermi che sono apposti sulle 3 valvole preamplificatrici e che servono sia da schermo elettromagnetico che contro le vibrazioni esterne. Il colore è un pochino discutibile, ma insomma sono... sta là dentro tanto. Notare i condensatori tutti MCAP della Mundorf, quindi sia sulla scheda del volume che utilizzati nella PCB generale, quindi tutti componenti di altissimo livello. Vorrei far vedere 2 dettagli che mi hanno molto convinto. Il primo è questa lavorazione dell'encoder del volume, che fa in modo da poter girare con una fluidità che io non ho mai trovato, lo abbiamo già detto in descrizione, in nessun amplificatore, ed è una costruzione veramente lodevole. Sì. Davvero, davvero bella, particolarissima. Guardate quanto gira tantissimo. E poi un'altra cosa, le KT88, che sono Electro Harmonix, se vediamo hanno dei numeri, ognuno ha il suo numero, e queste sono le valvole che escono fuori dal sistema Aladdin e che vengono marchiate con un pennarello e hanno dei numeri progressivi, quindi io sono sicuro che la valvola 711 è accoppiata con la valvola 712, e infatti in questo amplificatore abbiamo 709, 710, 711 e 712. E poi un'altra cosa che mi piace moltissimo sono questi connettori, vedete? Qua ne fanno largo uso, sì. Sì, sono connettori a pressione che vengono disingaggiati, aperti con un cacciavite a taglie, si preme e si sfila il cavo. Se andiamo dietro, Giulio, facciamo vedere l'ultima cosa, perché quanti ingressi e tutto l'abbiamo già detto, però
non abbiamo fatto vedere nel dettaglio le uscite per il monoblock, perché questi qua si possono collegare con un altro amplificatore. Però che cosa succede? Che se io lo collego con un altro amplificatore mettendo questo a ponte e quindi uso queste due uscite invece di queste qui che sono comune 4 ohm e 8 ohm, e quindi uso queste due, ho bisogno di collegare l'altro amplificatore attraverso questi due connettori XLR, ma allo stesso tempo di dargli un segnale dati, e glielo do attraverso questo Ethernet C-Link, e di stabilire poi qual è l'amplificatore master e quello slave. Perché? Perché io solamente su uno alzerò il volume e selezionerò gli ingressi, bravissimo, quelle cose lì. E quindi in questo caso master slave. Eccolo qua. Benissimo, ci possiamo ritenere soddisfatti. Tra poco salirà l'obiettivo per dirvi che in sala d'ascolto questo apparecchio ci ha convinto. A tra poco, ciao! Ciao! Volevo parlare prima di tutto, mentre tu spippoli l'iPad, volevo parlare del prezzo di questo prodotto. Costa quasi 10.000 euro, 9.500 euro, quindi lo possiamo ritenere un amplificatore dell'iniziale classe high-end, perché poi andrebbe pure un po' specificato meglio, magari lo faremo, come sono cambiate le classi di prodotto rispetto un po' ai prezzi, no? Perché questo 10.000 non è abbastanza per essere high-end, ma è troppo per essere una fascia media. Una fascia media, quindi è un po' un amplificatore a cavallo, ma che io dal punto di vista sonico inquadrerei come high-end. Sì, e io lo inquadrerei anche dal punto di vista costruttivo, perché le attenzioni che insomma abbiamo visto sono state dedicate a questa macchina in fase di progettazione e di realizzazione sono assolutamente degne di un prodotto high-end. E poi certo questo è un terreno scivolosissimo nel quale forse è meglio non andare a cacciarsi, perché obiettivamente stiamo parlando di prezzi che sono elevati. Certo, però è anche vero che noi ci dobbiamo parametrizzare col mercato, quindi anche se qualche nostro follower di questo non sarà particolarmente contento, è chiaro che se poi esistono amplificatori integrati da 20.000, 30.000, 40.000, noi li dobbiamo considerare, non è che possiamo non considerarli perché, certo. Ecco. Allora, secondo me siamo sempre un po' alle solite, cioè è chiaro che queste sono aziende che lavorano avendo come mercato il mondo e purtroppo noi siamo in una parte di mondo che non ha le stesse capacità economiche di altre parti che sono molto più ricche. Però permettimi, non solo e non tanto capacità economiche, ma anche conoscenza, possibilità, cioè voglio dire, è vero che Hong Kong è Hong Kong, però nella rinascente di Hong Kong, ti ricorderai, c'erano le 801 D4 nella rinascente. Nell'equivalente della rinascente. Nell'equivalente della rinascente di Hong Kong. E vuol dire sì che quello è molto più ricco come territorio, va bene, ma forse vuole anche dire che l'ascolto di qualità e la musica vengono considerati in un altro modo. O forse in alcuni territori del mondo il possesso di un sistema audio di fascia elevata è ancora considerato una sorta di status symbol, cosa che da noi non esiste proprio più, cioè lo era quando ero piccolo io, lo stereo importante a casa era uno status symbol, oggi è una cosa di cui non importa praticamente più niente a nessuno da quel punto di vista. E quindi cominci a dire che hai tolto una grossa fetta di utenza che magari per acquistare uno status symbol che testimonia il raggiungimento di un certo benessere economico si orienta su oggetti differenti. Ed è brutto perché poi l'Italia è la patria della musica, no? Cioè, quindi sì, dovrebbe. Vabbè, comunque torniamo a questo oggetto. È un oggetto che si colloca sicuramente su una fascia di mercato elevata e quindi dal quale ci si attendono caratteristiche sia progettuali che costruttive che prestazionali
elevate, e io direi che nell'ascolto che noi abbiamo fatto queste attese non sono state minimamente disattese. È una macchina che appena la senti suonare, specialmente se coadiuvata da dei diffusori e da una sorgente di adeguate caratteristiche, ti rendi conto che stai parlando di una amplificazione veramente completa, con tutte le caratteristiche che un'amplificazione deve avere. Cioè qui non stai dicendo sì però ma me lo faccio andare bene, no, qui c'è veramente tutto. Sì. E c'è in una maniera, e questo è veramente stupefacente, tale per cui non stai mai percependo la limitazione che talvolta percepisci con le valvole, che è essenzialmente poi, per quel che mi riguarda, una limitazione in termini di reattività, di prontezza, di velocità. Questa è una macchina che ha la timbrica di un valvolare ma la reattività di uno stato solido, e questo secondo me è il complimento più grande che si può fare a un valvolare. Sono assolutamente d'accordo con te, assolutamente. Tra l'altro le KT88, per come la vedo io, per i miei gusti personali, sono forse le valvole più musicali che ci sono nella serie KT, perché poi ricordiamo che ci sono le 66, le 120 e le 150, forse anche le 170 o 180 adesso mi pare, e quindi sono solo una delle valvole, anche se forse probabilmente la più antica, perché io mi ricordo le KT88 quando un po' ho comprato il mio primo amplificatore a valvole, che era un Baird P100 MK2 che aveva 4 KT88, e parliamo di tantissimi anni fa, ecco. Credo che Baird non esiste più. Non esiste più. E quelle erano le Golden Lion, erano delle valvole che adesso non esistono più con quel marchio. Ci tengo a sottolineare la differenza fra triodo e ultralineare, perché dovete immaginare come di possedere due amplificatori con un'anima fondamentalmente molto diversa. L'ultralineare scende meglio in basso, ha una maggiore articolazione, il triodo è magico nel medio-alto, raffinatissimo. È raffinatissimo, è un ascolto di una raffinatezza incredibile. Qui effettivamente negli ascolti che io ho potuto fare, che spaziano, come sapete, dal jazz alla classica, alla musica da camera, all'orchestra sinfonica, alzarsi e schiacciare il bottone, tutto sommato, è qualcosa che ho fatto, e l'ho fatta in maniera, come posso dire, immediata, ottenendo subito un riscontro e dicendo ok, con questa traccia va meglio uno, con questa traccia va meglio l'altro. È molto semplice, è molto veloce, non devi spegnere, non devi fare cose per cui ti passa la voglia di farlo. E secondo me è una gran bella carta di questo amplificatore. Ecco, e per come la vedo io, per il mio gusto, è quasi sempre preferibile usare il triodo quando ci sono pochi strumenti, quando c'è una prevalenza di voce o c'è, che ne so, un trio jazz, qualcosa che di non troppo impegnativo dal punto di vista energetico, perché poi dobbiamo ricordarci che in triodo va a 20 watt a canale, a meno che non raddoppi con il doppio integrato, il che potrebbe essere un'idea perseguibile. Altra cosa che volevo dire è che magari a qualcuno sarà venuto in mente il discorso del tube rolling su questo amplificatore, esatto, perché come tutte le valvole di KT88 ce ne sono tante, e quindi uno magari può andarsi a cercare quella che gli piace di più. Va detto però che questi signori di Canor da qualche anno ormai utilizzano in casa dal 2012 un sistema che si sono sviluppati, progettati, costruiti, che si chiama Aladdin, la lampada di Aladino, i tubi, le lampade. Vedi che anche loro scherzano sui nomi, che gli consente di effettuare in maniera più o meno automatizzata una selezione delle valvole ed un accoppiamento dei quartetti estremamente accurato. Per cui ecco, questa cosa, nel momento in cui si decide un eventuale tube rolling, comunque sappiate che quelle che eventualmente andreste a sostituire
sono comunque state selezionate con una cura che è difficilmente riscontrabile altrove. Esatto, poi è ovvio che l'amplificatore ha l'autobias dinamico, quindi sistema sempre le valvole, è tutto vero, ma è altrettanto vero che se già dalla fonte ho 4 valvole selezionate, in quel modo io non mi starei tanto a perdere e piuttosto comprerei il ricambio dell'azienda e non andrei tanto, anche perché noi non sappiamo mai quanto quelle valvole che sono dichiarate selezionate lo sono davvero e soprattutto, ammesso che lo siano, con quale metodo lo sono state selezionate. Sostanzialmente era questo un po' ciò a cui mi riferivo, cioè per quanto poi magari sui vari mercatini, su eBay trovate la scritta valvole accoppiate, selezionate, sì, ma come? E per davvero? Poi, cioè, non è che mi hai dato soltanto il fogliettino di carta dove c'è scritto che sono tutte e 4 uguali, poi questa cosa corrisponde alla realtà, perché per corrispondere alla realtà dovresti andarle a vedere e quindi dovresti avere uno strumento, un provavalvole, insomma. Tra l'altro i provavalvole che si trovano normalmente sono quelli degli anni 40, 50, sono vecchissimi prodotti, perché il provavalvole aveva un senso quando io e te eravamo piccoli e c'erano i televisori a valvole. Adesso sono pochissimi prodotti che ci sono in commercio e molto spesso sono fatti direttamente, come nel caso di Canor, dall'azienda produttrice. Non è che tu su eBay o su RS, su Farnell trovi provavalvole, no, non c'è più. Assolutamente. L'ultima cosa, volevo specificare proprio un po' meglio le caratteristiche sonore e mettere in evidenza come, indipendentemente da triodo o da ultralineare, questo sia un amplificatore che vi fa un po' dimenticare il fatto che è a valvole. È un amplificatore energetico, è un amplificatore che riesce facilmente a pilotare anche carichi piuttosto complessi e se la cava molto bene anche con grosse masse orchestrali. Come abbiamo già detto, triodo o ultra lineare sono da scegliere anche un po' secondo quello che volete ascoltare, ma per certo vi troverete un amplificatore che vi fa sognare, un amplificatore molto, molto suadente, timbricamente estremamente corretto, direi quasi carezzevole, che ti accompagna rilassandoti e facendoti sentire la musica come pochi amplificatori a valvole mi avevano fatto sentire. Voglio dire che per ottenere queste stesse prestazioni con un pre e finale a valvole bisogna spendere molto di più. Va bene, direi che possiamo chiudere, avviarci alle conclusioni, che sono sostanzialmente che siamo molto contenti perché questo Canor resterà qui da noi per un po' di tempo e quindi avremo modo di collegarlo ad altre sorgenti, collegarlo ad altri diffusori e continuare a godercelo e questa cosa a me fa piacere. Quindi subscribe, campanella, social e il sito ci stiamo lavorando tanto, ve lo diciamo sempre, mi raccomando, la prova sul sito ha dei contenuti diversi rispetto a quelli del canale YouTube. Ciao! Ciao!